è l'anno 1999, quando la serie di Resident Evil torna con il terzo capitolo, in Giappone conosciuto come Last Escape. Da noi arriva l'anno dopo, nel 2000, come Resident Evil 3 Nemesis, un titolo incentrato sul villain principale del gioco, il mostro che ti segue per tutto il tempo. Se l'esperienza di inseguimento data dal Tyrant di Resident Evil 2 non fosse abbastanza, il Nemesis è un nemico chiaro e molto potente fin dall'inizio e si torna a gestire una grande protagonista, Jill Valentine, già conosciuta in Resident Evil 1. La sua storia è appassionante. Immaginatevi di sfuggire dalle montagne Harkei e dalla prima villa del primo gioco per poi tornare in città e vedere che ci sono zombie ovunque, anche lì. Il vero ritorno nell'orrore, un gioco splendido che ha sicuramente fatto la storia, talvolta offuscato dalla popolarità di Resident Evil 2, un gioco che ovviamente aveva tutto, aveva 2 dischi, 2 personaggi giocabili, più altri 2 extra, storie incrociate, un sistema fantastico, quindi interventi su cosa fai nel file A va a finire le ripercussioni nel file B e viceversa, perché cambia ovviamente in base a chi fai per primo. E il 3 invece ha questa protagonista unica, più il grande supporto di un altro personaggio chiamato Carlos. Sarebbe giusto dire che fa parte di una squadra mandata dall'Umbrella, e già lì è incredibile la connessione. Ci fidiamo? Non ci fidiamo? Ci salverà? Ci abbandonerà? E sono tutti questi misteri. E poi soprattutto il fatto che per mancare appunto queste connessioni che c'erano nel 2 abbiamo finalmente le scelte, un Resident Evil dove le scelte contano davvero, ovvero hai una situazione fin dall'inizio dove incontri il Nemesis dopo il suo ingresso trionfale, che non vi spoilerò, non ve lo spoilerò cosa fa, scappa, affrontalo, e lì è una scelta importante, scappi, scelta sicura, vai a nasconderti, lo eviti per un po', tornerà, ma almeno quel momento lì sei tranquillo. Invece affrontarlo significa armarsi di pazienza e si spera di qualcosa di buono per combatterlo, e lì è una scelta per persone coraggiose, anche perché poi dà la sua ricompensa battere il Nemesis. E quindi il gioco è incentrato su questo tipo di scelte, non sono tendenzialmente scelte morali, anche se qualcosa c'è. È un sistema poi utilizzato anche da Dino Crisis, e Dino Crisis basa anche i finali sulle scelte, anche Resident Evil 3, ma non voglio dire di più. È un'avventura, è un viaggio, non andiamo a sprecarlo su considerazioni riguardanti come si conclude, perché comunque sarà il mio prossimo gameplay, Resident Evil 3 Nemesis, questo gioco splendido, ancora oggi appassionante, con un remake molto contestato a causa dei contenuti tagliati. Quando giochiamo la versione PS1, PlayStation 1, quella ha veramente tutto. Comunque, perché rimane un classico? Cos'è che porta Resident Evil così nell'immaginario nostro collettivo di tanti giocatori? Secondo me anche il fatto che gli zombie rappresentano un po' quel lato misterioso e che temiamo. Noi umani desideriamo l'immortalità, desideriamo essere più che mortali, ma gli zombie, che ormai hanno raggiunto una sorta di immortalità, sono sopravvissuti alla morte. Non sono ciò che vogliamo, ci fanno paura, perché ci mostrano i pericoli dell'immortalità e la nostra stessa mortalità, i pericoli dell'immortalità come un'arma, appunto, qualcosa nato in un laboratorio. Non è ciò che vogliamo, noi vorremmo l'elisir di lunga vita, ma non è quello. E perciò questo a livello psicologico influisce molto su di noi, fin dai tempi dell'alba dei morti viventi, quando George Romero ci portò in questo favoloso mondo molto tenebroso, con tanti chiaroscuri, soprattutto che facevano già dubitare dell'inconsistenza umana di sopravvivere. L'istinto dell'umano è la sopravvivenza, ma allo stesso tempo è sempre stata una cosa psicologica, questo horror, questo survival horror, ed è molto bello, anche perché poi Capcom
ne fece un capolavoro in salsa action, non mancava assolutamente l'azione e Jill Valentine nel terzo capitolo si arma fino ai denti, con armi potenti e la possibilità di mischiare insieme dei materiali per formare altri proiettili utilissimi in questa avventura. La difficoltà è calibrata, tendenzialmente alta, specialmente se arrivate da Resident Evil 2, è molto più alta quella del 3, è un gioco più duro, più crudo e al suo tempo con qualche leggero jumpscare che può veramente farvi saltare dalla sedia. A me era successo, c'è uno zombie da una macchina, ero distratto dagli altri zombie, non vado a pensare adesso mi spuca fuori uno zombie, perché il gioco con le sue inquadrature fisse, un capolavoro per l'epoca, ti mostrava il tuo percorso, non pensavi adesso mi sbuca qualcosa, un po' come la scena delle mani nelle finestre di Resident Evil 2, un altro momento jumpscare eccezionale, e non sono giochi incentrati sul jumpscare, però quando ci sono perfetti. Quindi è un gioco da rivedere, bisogna ritornare a questa Raccoon City per l'ultima volta, appunto è un finale per Raccoon City, non hanno poi cercato di farla tornare in qualche modo perché è un gran finale, e questa è l'avventura di Jill Valentine che invece tornerà ancora essendo una protagonista fondamentale, ma è una conclusione che merita di essere vista e spero che la vorrete rivedere con me il gioco in questa atmosfera così horror, così psicologica, così emozionante e nostalgica. Spero che mi accompagnerete in questa avventura. E questo è tutto da Jack Leone Max presenta Resident Evil 3 Nemesis, almeno da noi in Europa. Grazie a tutti e buona giornata.